Eccoci qui sull'approfondimento del copyright. Tante opere con l'avvento di internet sono diventate prive di supporto fisico e quindi facilmente piratabili. Per questo motivo che se voi comprate un DVD della primo o quinto video, voi avete il supporto materiale, il DVD, ma non detenete i diritti sull'opera che rimane nostra, il film. Il diritto d'autore tutela la creazione ma non l'idea. Cosa vuol dire? Se voi avete un'idea non è tutelata dal diritto d'autore finché non la mettete in opera. Quando diventa una cosa che è tangibile, che potete identificare, allora è tutelata. Un'altra particolarità del diritto d'autore è che viene diversificata l'esecuzione con il diritto intellettuale e il diritto patrimoniale. Cosa vuol dire? Chiaramente Gabriele non può riprendere una persona e caricarla su YouTube. In questo caso Daniele suona il basso, Gabriele non può perché l'esecuzione è di Daniele. Daniele sta facendo la canzone. Quindi Gabriele non ne ha i diritti di farlo e questo è abbastanza chiaro. Ma Daniele, se sta suonando una canzone di Charles Dallas, non può farlo perché senza il suo esplicito consenso sta violando il copyright, poiché l'opera di ingegno di Charles Dallas è sotto tutela di copyright anche se lui esegue. Quindi questo permette di, per esempio, tutelare dei compositori di orchestra che non saranno loro a prendere l'orchestra e farla completamente da soli, ma sono semplicemente degli scrittori. L'utilizzatore può, è vero, avere un'opera per uso personale, ma nel caso ne faccia un uso, un riuso per creare una sua opera, deve avere il consenso da parte dell'autore dell'opera principale. Inoltre c'è una clausoletta che sarebbe il fair use. Allora, voi potete utilizzare un'opera senza il suo consenso in base a 4 punti. 1. Verrà valutata la natura dell'opera che utilizzate. Secondo, verrà valutato con che scopo, con che fine utilizzate quest'opera. Terzo, verrà valutato che potenzialità ha sul mercato il vostro riuso, quindi se l'opera che avete usato avrà chiaramente una maggiore importanza nel vostro introito economico, difficile che verrà dato il riconoscimento di fair use. E un'altra cosa che verrà valutata sarà la quantità che utilizzate. In questo caso, se viene riconosciuto il fair use, voi avete appunto legittimità nell'utilizzare l'opera all'interno del vostro contenuto, poiché create un apporto personale maggiore. In tutti gli altri casi è gravissimo l'uso ai fini di lucro e la distribuzione, quindi non potete assolutamente dare al pubblico, ad altre persone, l'opera altrui e non potete ancora meno guadagnarci sopra le opere altrui. Veniamo ora a YouTube. Andiamo alla lavagna. Come funziona il tubo? Semplice, ci sono i creators, che siamo noi, creano contenuti agli utenti, i quali danno visualizzazioni agli inserzionisti e gli inserzionisti per queste visualizzazioni danno i money abbiamo un po' di roba, vabbè. YouTube si pone però in un'altra posizione difficile, che è post articolo 13, e questo vi interessa saperlo. Per legge, voi che siete gli utilizzatori di opere, siete i creator, caricate delle opere su YouTube, se sono violazioni di copyright, gli autori possono perseguire non solo voi, ma anche YouTube. YouTube con chiaramente gravi pene economiche, e YouTube questo non lo vuole, quindi cosa farà? Content ID molto più severo, quindi voi dovete stare attenti sia di non utilizzare opere di autori protette da copyright, ma anche da parte di YouTube che si rifà per non prendere pene severe su di voi con un content ID molto più aggressivo nei vostri confronti. Voi avete il vostro canale, caricate i vostri bei video, ok? Tutto suona nella norma finché a un certo punto una persona all'esterno può chiedere la rimozione del vostro video. La rimozione viene esaminata da YouTube e se è ritenuta lecita il vostro video viene rimosso, completamente rimosso. Più vi beccate uno strike, che sarebbe un avvertimento, su 3, ne avete solo 3, poi il canale viene chiuso per sempre, tutti i video eliminati. Quindi, avendo ricevuto questo strike, voi cosa potete fare come reazione? Beh, potete chiedere il ritiro all'utente, eccolo qua, difficile perché anche se ha le sue ragioni e se YouTube gli ha dato ragione non lo farà. La contronotifica è un'azione legale, anche se si chiama notifica, però implica tribunale, implica una cosa seria. Oppure potete aspettare che scadano i 90 giorni
e la scuola di copyright che dovete fare. Una volta che scadono i 90 giorni, lo strike, l'avvertimento dovrebbe scadere e dovreste recuperare la vostra reputazione sul canale. Il video non lo recuperate, il video è ritenuto non lecito sul tubo, quindi dimenticatelo in questo caso. Veniamo adesso a un caso molto più comune, cioè in automatico un algoritmo, eccolo qua, che cerca i vostri video, decide che il vostro video non merita di stare sul tubo. Perché? Perché viola qualche legge sul copyright che abbiamo visto prima. In questo caso vi manda una rivendicazione. Attenzione alle parole perché fanno differenza. Una rivendicazione cos'è? Semplicemente il vostro video non viene cancellato come prima, ma viene dato a qualcun altro. O viene dato a qualcun altro, oppure può essere che sia cancellato. Dato a qualcun altro significa che voi non avete più diritti su questo video, non avete più diritti, non guadagnate più, nulla è vostro, sta sul vostro canale, però è come se fosse sul canale di qualcun altro. Pensate che l'algoritmo abbia sbagliato? Beh, chiaro, si può fare una contestazione. La vostra contestazione viene mandata a una persona, alla persona a cui è stato attribuito da parte della macchina il vostro video. Questa persona cosa può fare? Può, semplice, confermare e si ritorna alla situazione di prima. Può rinunciare oppure lasciare che scadano i 30 giorni che ha a disposizione, o meglio, se non lo vede in 30 giorni scade e voi avete di nuovo il video come prima. Oppure cosa può fare? Chiedere una rimozione, e questo è grave perché poi andate incontro alla cancellazione del video e allo strike. Ok, mettiamo che conferma, ed è l'ipotesi in cui voi potete fare ancora qualcosa. Potete fare ricorso. Ricorso significa che lei ha di nuovo la scelta, ok? Solo che stavolta può non più confermare di nuovo e cadere qui, ma solo o ritirarsi o lasciare che scada il tempo, oppure chiedere la rimozione. Attenzione alle parole che mi hanno molto confuso tra rivendicazione dell'algoritmo, rimozione di una persona, contestazione che la fate voi, poi ci sono le varie conferme, il ricorso che è un secondo giro dove lei non può più confermare ma può solo scegliere se lasciare, abbandonare o no, oppure attenzione agli strike perché rischiano di farvi davvero chiudere il canale e basta. Potete trovare tutti i link di cui ho parlato qui con tutti gli approfondimenti, trovate un link per vedere il vostro canale in che condizioni sta. Potete trovare un link per capire bene cos'è il fair use e come YouTube lo tratta e prestate attenzione.